Volete andare a pescare i granchi blu utilizzando la famosa gabbietta che avete visto nello scorso video? Oggi vi spiego come farla spendendo meno di un paio di euro. Ma prima di tutto, se non lo siete, iscrivetevi al canale e mettete un like. E seguiteci anche sugli altri social. Abbiamo bisogno della rete plastificata, semplicissima da comprare, misura 15x14 quadretti. Tagliatela inizialmente così. Va bene anche la rete di ferro zincata, il problema è che alla fine si ossiderà, anche se è più facile da lavorare. Dopodiché abbiamo bisogno di 12 rivetti, di 2,40 m di filo dello 0,100, ma se non avete i rivetti non preoccupatevi. Vi insegno a farlo con un filo anche più sottile, fascette, un pezzettino di filo di acciaio inossidabile, se non l'avete zincato va benissimo, una semplicissima girella con moschettone, uno spezzone di filo 0,50, 0,40, come volete voi, e poi degli strumenti. Cominciamo! Per prima cosa tagliate con delle forbici lungo le linee tratteggiate che vi sto disegnando. Le parti in blu vanno eliminate, invece le parti tratteggiate in verde sono solamente dei tagli. Quando trovate questo simbolo mettete in pausa il video in modo da capire perfettamente dove tagliare e dove piegare. La rete di plastica la potete tagliare con qualsiasi paio di forbici. Invece è molto importante, dopo aver fatto il taglio, ripulire bene la plastica in modo da evitare che ci siano delle parti sporgenti. Dove vi avevo mostrato le linee verdi, la plastica va solamente tagliata in questo modo e questo deve essere il risultato finale. Ora dovete piegare la plastica lungo le linee che vi sto disegnando. Le parti in celeste piegatele dopo aver piegato le parti in rosso. Le pieghe più lunghe le possiamo fare semplicemente tenendo la gabbietta tra i due pollici e poi spingendo. Dopo aver fatto queste pieghe andiamo a fare le pieghe più corte lungo i tagli che avevamo praticato sul fondo della gabbietta. Creiamo così una sorta di pacchetto regalo. E a questo punto sarà molto semplice chiudere tutti i lati per creare la nostra trappolina. Dopo aver tagliato e piegato la gabbietta dove vi avevo fatto vedere, non resterà che andare a fare questo semplicissimo movimento per ottenere la nostra forma. È praticamente pronta. Vi piace? Ora dobbiamo soltanto mettere le fascette. Utilizzo le fascette perché sono di plastica, non si ossidano e sono semplicissime da utilizzare e poi costano poco. Ne metto 5, una per ogni lato, sul lato lungo ne metto però 3. Una volta messe tutte e 5 le fascette, la forma appare completa e non resta che tagliare la plastica in eccesso. A questo punto passiamo a costruire il gancio per chiudere la gabbietta. Lo faccio con quel filo d'acciaio che vi avevo mostrato all'inizio. Molto semplicemente lo passo nella parte superiore del coperchio, lo stringo 2 o 3 volte, dopodiché prendo la misura. E a questo punto non resta che tagliarlo a misura, creare la forma adatta ed il gioco è praticamente fatto. Ora non resta che fare le ultime rifiniture e provare a chiudere la gabbietta. Ci vuole un po' di forza proprio perché i granchi non la devono aprire e non si deve aprire durante il lancio. La gabbietta che abbiamo creato serve a contenere l'esca, in modo che i granchi ne sentano l'odore ma non riescano a prenderla completamente, devono poter comunque strappare qualche piccolo pezzettino. La gabbietta è fatta, ci abbiamo messo praticamente 5 minuti e come vedete ho creato anche un gancio di acciaio, potete farlo con del filo zincato, anche se si ossiderà. E ora la parte un po' più complessa, bisogna mettere le piccole trappoline. Per farlo tagliamo 6 pezzi di 40 cm del filo del 100. Dopo aver tagliato il filo inseriamo il rivetto in un'estremità, giriamo intorno il filo creando una sorta di cappio e reinseriamo all'interno del rivetto.
A questo punto utilizziamo la crimpatrice per poter fermare il rivetto. Se non l'avete, basteranno un paio di pinze molto solide per poter fare questo lavoro. Tuttavia, se non avete né rivetti, né filo del 100 né crimpatrice, vi farò vedere come farlo con un semplicissimo filo di nylon. A questo punto, come vedete, il laccio è praticamente pronto. Sono proprio i lacci che consentono di catturare il granchio. Infatti, quando questo va a armeggiare intorno alla gabbietta, rimane intrappolato e noi lo possiamo recuperare. Ora dovete crearne 6 e inserirli in questi 6 lati della gabbietta. A questo punto ripetiamo il processo. Infiliamo il rivetto, poi rinfiliamo il filo nella gabbietta, di nuovo l'estremità nel rivetto e siamo pronti ad utilizzare la crimpatrice. Una volta fatto, la nostra trappola è praticamente pronta. Ora dobbiamo ripetere l'operazione altre 5 volte. Come vedete, con il filo si creano delle vere e proprie trappole che vanno a stringere il granchio. Ma questo effetto, per cui il laccio ritorna nella sua posizione originale, come l'ho ottenuto? Molto semplicemente arrotolando su una vecchia bombina il filo grosso. Se lo tenete così un paio di giorni, una settimana, lo troverete quindi con questa memoria. Ma comunque lo vendono già imbobinato in questo modo, ve ne fate tagliare un paio di metri e avrete lo stesso identico effetto. Ma se non ho il filo del 100, la crimpatrice, come posso fare? Posso creare i 6 lacci utilizzando un filo dello 0,60, molto più facile da maneggiare. Vado a creare una piccolissima asola e mi aiuto con delle pinze per poterlo stringere più forte che posso. E a questo punto ho ottenuto lo stesso effetto di un rivetto. Taglio il filo in eccesso, passo il filo dall'altra parte e a questo punto abbiamo creato il nostro laccio. Per poterlo collegare alla gabbietta non ci rimarrà che fare un semplicissimo nodo e il gioco è fatto. Come vedete lo possiamo anche fare con un filo più sottile, però attenzione, i granchi potrebbero tagliarlo. A questo punto terminiamo gli ultimi dettagli. Nella parte inferiore della gabbietta, con uno spezzone dello 0,60, colleghiamo una girella col moschettone, che servirà ad inserire il piombo. Invece, nella parte superiore, creiamo una solina con lo stesso filo, in modo da poter agganciare la gabbietta alla nostra canna da pesca. Ecco qui la gabbietta, come la faccio io. Come avete visto ho creato una piccola asola per poterla agganciare al moschettone e lanciarla e in fondo ho messo una girella con moschettone che ci consentirà in ogni modo di poter cambiare il piombo in base alla canna che utilizziamo. Semplicissima, economicissima e ora andate a pescare i granchi. Utilizzare la gabbietta sarà semplicissimo e se trovate il punto giusto pescherete un granchio blu dopo l'altro. Vi ricordo che questa specie nel nostro paese è altamente invasiva ed è bene tenere tutti gli esemplari pescati, anche quelli con le uova, per evitare che questa specie possa fare ulteriori danni al nostro già fragile ambiente. Vi ricordo però di rispettare sempre il limite di legge che è di 5 kg per ogni pescatore.